Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Siamo a gennaio, in pieno inverno, come potete vedere alle mie spalle, dove molti di voi sono a casa in pausa micologica, in attesa della nuova stagione fungina, e io sono qua. Nonostante le temperature rigide, l'astinenza del bosco mi ha spinto a fare un giro in mezzo alla natura. E proprio quando mi sono trovato immerso qua in una bella faggeta, la mia attenzione si è fissata su un ritrovamento di un fungo di cui oggi io vi voglio parlare. Si tratta di un fungo, di uno dei tanti funghi che esistono, un fungo lignicolo. Il suo nome scientifico è Trametes gibbosa, chiamato anche volgarmente fungo a mensola gobba. Dovete sapere che questo fungo, anche se è affascinante, viene spesso trascurato. Il Trametes gibbosa, noto anche come fungo a mensola gibbosa, è un fungo poliporo ed è un importante decompositore di legno, quindi è da definirsi un fungo parassita, ma anche saprofita, quindi prima uccide la pianta e poi la decompone, contribuendo significativamente al ciclo dei nutrienti dei nostri boschi, no? Quindi da definire come uno dei tanti, come dico io, spazzini del bosco, meno male che esistano. Adesso vi do un minimo di descrizione sulle caratteristiche di questa specie fungina. Il Trametes gibbosa si distingue per la sua superficie superiore lanosa, feltrata, se lo guardiamo è biancastra, che può diventare verdastra nei esemplari più vecchi, perché questo avviene a causa della crescita delle alghe. I suoi corpi fruttiferi sono fatti a mezzaluna, semicircolari, imbricati, e hanno una lunghezza che può variare tra i 5 e i 20 cm e hanno uno spessore che può variare tra 1 e 4 cm. Se lo osserviamo, la parte inferiore presenta dei pori allungati e sinuosi che possono formare un disegno irregolare. Questo fungo non ha di gambo, se lo osserviamo, è completamente attaccato direttamente al legno. Una curiosità di rilevante importanza è che sono stati fatti dei ritrovamenti di funghi enormi di questa specie, anche attorno al metro di larghezza, quindi veramente dei ciclopi. L'habitat di questo fungo si trova prevalentemente su legni duri, come tronchi caduti o ceppi, con una particolare preferenza per l'albero di faggio. È ampiamente distribuito in tutta Europa, dove svolge un ruolo cruciale come decompositore. Dovete sapere che il Trametes gibbosa decompone la lignina del legno, lasciando la cellulosa bianca e fibrosa e quindi contribuendo così al ciclo dei nutrienti. Se parliamo di commestibilità di questa specie, è da considerarsi di nessun interesse, questo a causa della carne che è legnosa, quindi immangiabile. Dovete sapere che il Trametes gibbosa può competere con altri funghi decompositori, quindi sullo stesso legno, per lo stesso substrato naturalmente, influenzando la composizione delle comunità fungine locali. Questa competizione è essenziale per mantenere un equilibrio ecologico nei boschi. Il ciclo di vita del Trametes gibbosa inizia con la sporulazione, durante la quale rilascia le sue spore attraverso la parte imenofera, quindi quella sotto i pori sulla superficie inferiore del corpo fruttifero. Queste spore vengono disperse dal vento e germinano chiaramente sul legno adatto, iniziando un nuovo ciclo di crescita, quindi si riproduce in questa maniera. Il micelio si diffonde attraverso il legno, decomponendolo e assorbendo i nutrienti necessari per la crescita del fungo stesso. Dovete sapere che viene utilizzato nella ricerca scientifica, sebbene non sia uno dei funghi più comuni. In ambito medicinale, la Trametes gibbosa è stato utilizzato per la sua proprietà antinfiammatorie. I polisaccaridi presenti, isolati dai suoi corpi fruttiferi, possono avere anche un effetto protettivo per i vasi sanguigni. Inoltre, studi recenti hanno esplorato
il potenziale di questo fungo, utilizzato per degradare inquinanti ambientali. Quindi è un fungo che, anche se noi non lo raccogliamo, è molto molto importante. Un'altra curiosità su questa specie, oltre al nome fungo a mensola gibbosa, è talvolta chiamato fungo a mensola bianca per il suo aspetto caratteristico. Dobbiamo sapere che i corpi fruttiferi possono persistere per diversi mesi, resistendo alle intemperie, quindi al freddo, al caldo, e continuando a rilasciare continuamente le sue spore. Esistono delle specie simili, questo è importante saperlo, alla Trametes gibbosa. Esiste la Diadelopsis confragosa, che ha un imenoforo simile ma si distingue per i suoi basidiomi più piccoli e sottili. O la Trametes hirsuta, invece, si distingue per i pori di forma regolare, quindi tutti della stessa forma. Il Trametes gibbosa è un fungo affascinante con un ruolo ecologico cruciale e potenziale a livello scientifico. In alcune culture i funghi polipori, come Trametes gibbosa, sono stati utilizzati per creare opere d'arte naturali. La loro struttura unica e la durabilità rendono il materiale interessante per sculture e decorazioni. Beh, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Spero di essere stato d'aiuto a tutti quelli che amano conoscere i funghi, non solamente quelli che mettiamo a tavola, ma tutto il mondo, tutto il regno dei funghi. È sempre meglio conoscere tutto ciò che ci circonda quando siamo immersi nella natura. È anche bello sapere qualcosa di più, perché anche nelle cose, nei funghi, quelli non edibili, i funghi che comunque fanno parte dell'ecosistema, ci aiuteranno poi comunque nella raccolta anche dei nostri porcini, perché comunque il porcino, come voi sapete, è un fungo simbionte, quindi vive in simbiosi con le piante, e dobbiamo anche sapere che certe piante vengono attaccate e comunque uccise da funghi sia parassiti che portano alla morte alla pianta, ma anche da funghi saprofiti, che quindi si mangiano tutto ciò che sono residui di tronchi, di foglie, di rami che sono nel nostro sottobosco. Questo servirà poi per trasformarli in materia organica che le nostre piante, i nostri alberi ne faranno comunque nutrimento e ci regaleranno chiaramente soddisfazioni nel vedere il verde primaverile estivo, quindi ci regalerà emozionanti panorami. Io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Per chi non l'avesse fatta ancora, mi ripeto, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, naturalmente. Se ritenete che questo video sia istruttivo, fatelo girare nei social, fatelo girare ai vostri amici, e così farete in maniera poi di portare a crescere un po' il canale, e non solo quello, ma soprattutto che se sarete iscritti non vi perderete le nuove puntate, quindi anche un aggiornamento non solo sulle specie fungine, ma quando sarà periodo anche sui nostri beneamati porcini. Io vi abbraccio, vi saluto, vi do un forte augurio di buon 2025 dal mondo di Fungomagia. Ciao da Macinator.